il numero massimo di contatti e di connessioni che si possono avere all'interno di LinkedIn? Se state pensando di allargare la vostra rete di contatti in maniera molto veloce, fate molta attenzione, perché esistono dei limiti stabiliti da LinkedIn che non possono essere superati. La variazione sul numero di inviti possibili settimanalmente e quotidianamente all'interno di LinkedIn risale già a qualche mese fa, ma probabilmente nelle ultime settimane l'attenzione da parte della piattaforma si è fatta un pochino più intensa e infatti diverse persone hanno ricevuto la restrizione. In pratica non è possibile inviare più di 100 connessioni settimanali, cioè 400 richieste di connessioni al mese. Se parliamo in linea generale, il numero massimo di connessioni di primo livello, cioè persone che sono direttamente in connessione con noi, che si possono avere all'interno di LinkedIn è di 30.000. Questo numero può essere tranquillamente superato non più con dei contatti diretti, ma con delle persone che seguono il nostro profilo. Ma anche se siete molto distanti da questo numero, attenzione che esistono degli altri limiti imposti da LinkedIn. A seconda se avete un profilo free o un profilo a pagamento, e se vi interessa questo argomento, mi raccomando, guardate questo video qui dove ho parlato anche del Sales Navigator. I limiti di connessioni che possono essere richieste quotidianamente variano. Questo numero è sempre un po' misterioso e LinkedIn difficilmente lo svela. Ultimamente, probabilmente per combattere l'aumento delle automazioni presenti all'interno della piattaforma, e per quanto riguarda le automazioni vi invito a guardare quest'altro video dove ne ho già parlato, il limite delle richieste di connessioni che è possibile effettuare è un po' variato. Questa variazione risale a un po' di tempo fa, ma ultimamente, cioè nelle ultime settimane, qualcuno ha ricevuto una tirata di orecchi da parte di LinkedIn. Che cosa succede in pratica? LinkedIn invia un messaggio di restrizioni e le restrizioni possono essere di diversi livelli. La prima restrizione a cui si va incontro se si supera questo limite è il fatto che non si possono più inviare delle richieste di connessione per qualche ora. LinkedIn non manderà un ulteriore avviso di fine di questa restrizione, ma basterà semplicemente fare una prova. Ovviamente il consiglio è di effettuare delle nuove richieste a partire dal giorno dopo, non solo dopo qualche ora. Il secondo cartellino giallo che ci viene fornito da LinkedIn è una restrizione un pochino più grave, non si limita solo a qualche ora ma a qualche giorno. Anche in questo caso si tratterà di riprovare con delle richieste di connessioni per capire se le restrizioni sono finalmente terminate. Il terzo livello di restrizione è dovuto alla mancata accettazione dei nostri inviti. Mi raccomando quindi andate ogni tanto a verificare quanti e quali sono gli inviti in sospeso per capire se vale la pena lasciarli in sospeso o se vale la pena invece, se non sono ancora stati accettati, ritirarli e riprovare in un secondo momento. LinkedIn ci chiede sempre se le persone a cui stiamo mandando un invito le conosciamo personalmente e proprio per questo ci invita anche ad allegare un messaggio personalizzato. Le persone che ricevono il nostro invito e senza un messaggio personalizzato possono sempre rifiutare e indicare che non ci conoscono. Anche in questo caso, se ci sono diverse persone che non accettano il vostro invito o che dichiarano di non conoscervi, LinkedIn sottoporrà a restrizione il vostro profilo. La variazione sul numero di inviti possibili settimanalmente e quotidianamente all'interno di LinkedIn risale già a qualche mese fa, ma probabilmente nelle ultime settimane l'attenzione da parte della piattaforma si è fatta un pochino più intensa e infatti diverse persone hanno ricevuto la restrizione. In pratica non è possibile inviare più di
100 connessioni settimanali, cioè 400 richieste di connessioni al mese. Il che significa, detto in pratica, che se dividiamo queste richieste di connessioni per la nostra settimana lavorativa, abbiamo a disposizione la possibilità di inviare una ventina di richieste di connessioni quotidianamente. 20 richieste di connessioni sono effettivamente un numero anche molto interessante, soprattutto se vogliamo avere un network predefinito e altamente qualificato per quello che è il nostro business. LinkedIn ci invita a inviare delle richieste di connessioni solo a delle persone che già conosciamo e di personalizzare sempre il messaggio. Questi due inviti sono già una dichiarazione da parte di LinkedIn di quello che è un comportamento corretto all'interno della piattaforma. Che cosa fare quindi per evitare di avere delle restrizioni? Inviare sempre dei messaggi personalizzati, interagire prima con i post delle persone con cui vogliamo entrare in contatto, indicare nella nostra richiesta la motivazione, che non deve essere una motivazione di vendita. Evitare di mandare dei messaggi che siano evidentemente spam o copia e incolla. E soprattutto, ultimo, ma non per importanza, ricordarsi sempre che dall'altra parte del nostro messaggio abbiamo una persona e quindi costruire una relazione. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete anche un bel like. Ricordatevi di attivare anche la campanella per non perdere nessuno dei prossimi video. E se ci sono delle domande o comunque degli argomenti che vi piacerebbe che io trattassi, vi aspetto qua sotto nei commenti. Altrimenti ci vediamo la prossima settimana. Fate i bravi!